Allora ragazzi, bentornati a questo nuovo appuntamento con la nuova rubrica di approfondimento sui miti del rock. Dopo aver analizzato la triste storia di Sid e Nancy, dopo aver raccontato la mente folle e geniale di Syd Barrett, siamo giunti a questo terzo racconto, l'incredibile vita del padrino dell'heavy metal Ozzy Osbourne. Una vita fatta di eccessi, con un'infanzia difficile, un percorso tortuoso, che ha forgiato l'unico e l'inimitabile principe delle tenebre, Ozzy, o per chi come me lo chiama Zio Ozzy. Nasce a Birmingham il 3 dicembre del 1948 da una famiglia di operai. La città industriale cupa dalla quale proviene sarà di importante sviluppo per i fatti che stiamo per raccontare. Il giovanissimo John Michael Osbourne non se la passa un granché, sia perché vive nella povertà e sia per il fatto che ha dei problemi. Infatti è dislessico e pare abbia dei disturbi della personalità. Lui non riesce a concentrarsi e a scuola viene preso in giro dai suoi compagni, bullizzato. Gli viene affibbiato il nomignolo di Ozzy proprio perché non riesce a pronunciare bene il suo cognome. Infatti dice Osbourne, Oz e quindi da lì Ozzy. Qualcuno lo chiama addirittura Ozbrain, cervellone, per prenderlo in giro. Fa spesso a botte e forse le prende anche, visto che è emarginato dal gruppo. Tra i suoi rivali c'è un certo Anthony Iommi, figlio di immigrati. I suoi nonni avevano addirittura origini italiane, ma anche di questo ne parleremo più avanti. Lascia la scuola e inizia a fare svariati lavori, ma per avere un po' di grana in più in tasca si mette a fare dei piccoli furti. E in un episodio quasi grottesco viene anche beccato. Si intrufola in un appartamento per rubare un televisore, ma mentre lo sta portando via il peso dello stesso lo fa cadere rovinosamente a terra combinando un disastro, così da essere scoperto e arrestato. In carcere si tatua il suo nuovo nome sulle dita, Ozzy, e quando esce dal carcere corre a comprare un amplificatore da 50 watt. Ormai ha deciso che la strada da intraprendere è quella della musica. Mette un annuncio sul giornale, Ozzy Zig, così si fa chiamare, cerca un gruppo. Fatalità, a rispondere all'annuncio è Tony Iommi, sì, proprio quello con cui faceva botte. Tony è un chitarrista e insieme a Bill Wurz, che suona la batteria, vanno a casa di Ozzy, increduli del fatto che proprio lui avesse un amplificatore e cercasse una band. Ozzy ha già un suo chitarrista, Geezer Butler, che poi passa al basso lasciando a Iommi quel ruolo. I quattro iniziano a suonare insieme e si fanno chiamare Polka Talk Blues Band, ma il loro affiatamento e le loro manie di oscuro li portano a cambiare presto direzione. Erano degli ammiratori dell'occulto, dell'esoterico, soprattutto Butler, che racconta in un'intervista: io ci credevo davvero, avevo pitturato tutti i muri di nero in casa. Ed è proprio lui che dà il nuovo nome alla band, quello con cui hanno segnato la storia, i Black Sabbath. La scelta di questo nome è casuale e singolare. Geezer, camminando per le strade, nota la locandina di un film appesa al muro. Il film in questione è I tre volti della paura del 1963 del nostro maestro Mario Bava, un film thriller horror in 3 episodi che all'epoca forse veniva considerato uno di quei film di serie B, ma che oggi, a distanza di tanti anni, ci fa veramente capire che grande regista era Bava, un innovatore e pioniere di questo genere. In ogni caso, il nome del film nella versione inglese era proprio Black Sabbath, il Sabba nero. Sabba nelle antiche credenze era un convegno di streghe che si riuniva in presenza del demonio per praticare rituali di magia nera. Geezer, come dicevo prima, era un appassionato dell'occulto e aveva ricevuto in regalo un testo antico proprio da Ozzy, un testo di riti magici, scritto addirittura in latino. Era talmente preso che una notte fece un sogno terrificante. Una presenza oscura si mostrò ai piedi del suo letto. Sconvolto lo raccontò agli altri e Ozzy scrisse il testo della canzone che porta proprio il nome del gruppo stesso. Gli eventi fortuiti portano a rendere questa storia ancora più incredibile. Infatti Tony Iommi, che voleva lasciare la fabbrica, l'ultimo giorno di lavoro mise distrattamente una mano sotto la pressa e perse le falangi di 2 dita della mano destra. Essendo mancino, non poteva più suonare la sua amata chitarra e cadde in una forte depressione. Ma poi ebbe un'idea, la voglia di tornare sullo strumento era tanta e lo portò ad autocostruirsi delle protesi con dei tappi in plastica, ricoperti con delle pelli. Iniziò ad accordare la chitarra un semitono più basso, così da rendere le corde meno tese. Con questo tipo di accordatura più blanda creò delle sonorità più cupe e corpose. Ebbene signori, Tony Iommi creò l'heavy metal.
Così, insieme ai suoi compagni provenienti dalla metallurgica Birmingham, fu il fondatore indiscusso della musica metal. Ritornando al brano Black Sabbath, Tony, come intro, utilizzò la triade del diavolo, questo tritono di note dissonanti tra loro che nel Medioevo era assolutamente proibito eseguire per paura che evocassero il diavolo, conosciuto anche come diabolus in musica. Tra due note ci passano 6 semitoni, un tritono appunto. L'abbiamo eseguita e abbiamo avuto paura, disse Iommi. Con tutte queste prerogative angoscianti, il 13 febbraio del 1970 si scrive la storia. Esce il disco Black Sabbath, eseguito dai Black Sabbath, che contiene al suo interno la prima traccia dal titolo Black Sabbath. Casualità? 3 e multipli di 3. La gente paga per aver paura e la band non faceva altro che incuterla nel pubblico. La copertina poi, ancora oggi, è oggetto di misteriose teorie. Dalla strega in copertina ritratta dinanzi a quel posto spettrale, che poi non è altro che un vecchio mulino abbandonato sulle rive del Tamigi. Quindi per paura di attirare tutto quel male si erano fatti costruire dal padre di Ozzy, che faceva il fabbro, delle vistose croci in metallo da mettere al collo, quelle che li hanno sempre caratterizzati. Poi col successo se le fecero fare d'oro. Da questo momento in poi, dunque, la carriera spicca il volo verso le tenebre del successo per il nostro principe, che per un decennio di eccessi e autodistruzione arriva inevitabilmente al punto di rottura con la band. Le loro strade si dividono, i Black Sabbath proseguono a sfornare dischi con alla voce Ronnie James Dio, cantante pazzesco con una voce sublime e inventore del gesto che caratterizza noi metallari, quello delle corna. Qui ci sarebbe una diatriba tra Dio e Gene Simmons dei Kiss, ma alla fine Ronnie rivelò che il primo in assoluto a fare quel gesto fu John Lennon nell'animazione di Yellow Submarine. Dopo un periodo di depressione e disintossicazione, Ozzy ritorna alla realtà e inizia una carriera da solista. Spesso le carriere solitarie non hanno questi grandi successi, ma qui stiamo parlando di Ozzy Osbourne, stiamo parlando del principe delle tenebre, di quel matto genio che nel suo cammino incontra un chitarrista d'eccezione, un giovanissimo Randy Rhoads, che proveniva dai Quiet Riot, con i quali aveva pubblicato un paio di dischi usciti solo in Giappone. Il 20 settembre del 1980 esce finalmente il primo disco con la sua nuova formazione, Blizzard of Ozz. Con Randy si crea sin da subito un feeling pazzesco, lo si nota anche sul palco. Vi consiglio di guardare il live del 1981, con l'esecuzione di pezzi stratosferici come Crazy Train e Mr. Crowley, quest'ultimo dedicato all'esoterista e praticante di magia nera dell'Ottocento, Aleister Crowley. Nei live si nota tutta la bravura di Randy, un chitarrista davvero talentuoso, che purtroppo ci ha lasciati alla sola età di 25 anni. Sì, infatti il 18 marzo del 1981, durante il Diary of a Madman Tour, il loro secondo album, succede un fatto assurdo. La carovana coi musicisti si sta muovendo da uno stato all'altro e l'autista del loro autobus fa una sosta davanti a casa sua. Nel complesso c'è un hangar e l'autista, siccome ha il brevetto di volo, prende il Beechcraft Bonanza F-35 che vi è parcheggiato dentro e inizia a fare dei giri sopra le case e sopra l'autobus dove dormiva il resto del gruppo. Porta con sé anche Randy e dopo alcune manovre azzardate perde il controllo e succede il disastro. Lo schianto purtroppo non lascia scampo a nessuno degli occupanti del piccolo velivolo. Randy Rhoads riposa presso il cimitero di San Bernardino in California e Ozzy promise di mandare fiori sulla tomba ogni anno. È forse l'unica promessa che sono riuscito a mantenere, riferisce Osbourne. I Quiet Riot, ex gruppo di Randy Rhoads, nel 1983 dedicano un brano all'amico scomparso dal titolo Thunderbird, contenuto nell'album Metal Health, del quale, guarda caso, ho qui il vinile. Eccolo qua. Ozzy, tra periodi di autodistruzione e di ripresa, incontra un altro chitarrista tecnicamente dotato dal nome Zakk Wylde e prosegue la sua gloriosa carriera arrivando fino ai giorni nostri. Gli episodi più bizzarri per il quale tutti lo conosciamo, oltre al suo immenso contributo alla musica che ci ha dato, basti pensare che ha pubblicato oltre 37 dischi in tutto l'arco della sua vita musicale, è sicuramente quello del pipistrello che tutti ricorderanno, ma non è l'unico. Infatti, oltre ad aver staccato la testa a un pipistrello sul palco, stacca anche la testa a una colomba negli studi della CBS, che non vorrà più collaborare con lui. Nel suo merchandising ufficiale, per celebrare il 37° anniversario di quel folle gesto sul palco, è stato messo in commercio un peluche di un pipistrello, pensate un po', con la testa staccabile.
Nel 1982 fu anche arrestato e bandito dal Texas per aver urinato sul muro di Fort Alamo, considerato un monumento nazionale intoccabile, addirittura con una vestaglia da donna addosso. Ci vollero poi 10 anni per poter tornare in Texas, dopo che fece anche una donazione di $10.000 a Fort Alamo. E di quando sfidò il bassista dei Motley Crue ne vogliamo parlare? In una sobria e simpatica gara a chi pippava di più formiche. Sì, formiche. Poi, essendo in parità, Ozzy si diletta a slinguare una pozzanghera di urina e vince la gara. Alla fine di quel tour i Motley Crue dichiarano: pensavamo di essere noi più fuori di testa, ma con Ozzy non si scherza. Insomma, una folle e straordinaria vita che di certo non è passata inosservata sulla faccia di questa terra. Tant'è che nel 2002 l'emittente televisiva MTV lo ha anche voluto per un reality chiamato The Osbournes, dove le telecamere riprendevano H24 tutta la sua vita e quella della sua famiglia, tranne una figlia che non accettò di partecipare. All'epoca il nostro zio Ozzy passava la maggior parte del tempo a ingerire medicinali, ma la serie TV ebbe inevitabilmente un successo enorme e fu premiata anche con gli Emmy Award. Nel corso della sua carriera non sono mancate le accuse da parte di gruppi religiosi e dei media nei suoi confronti, additandolo sempre come un satanista e un blasfemo. Questa teoria venne rafforzata da un altro tragico episodio di un giovane morto suicida che aveva ancora nelle orecchie le cuffie del suo Walkman mentre ascoltava Suicide Solution. Poi fu ovviamente assolto per questo episodio tragico, non imputabile all'artista. Altri dicono che, ascoltando al contrario alcuni dei suoi brani, ci sarebbero nascosti dei messaggi subliminali. Tutto questo alone di mistero e oscurità hanno sicuramente reso Ozzy il grande principe delle tenebre. E noi lo ringraziamo per tutto, per averci donato il metal, per rimanere scolpito per sempre nella storia come una leggenda del rock. Grazie per aver seguito questa ennesima puntata, vi do appuntamento alla prossima, non mancate, mi raccomando, potete trovare le altre puntate nella playlist dedicata e se vi piacciono potete lasciare un like, un commento e magari iscrivervi al mio canale. Un grande saluto da Domenico Vasile, buonanotte, alla prossima, ciao! Check the mic and make sure it sound right, boys.